Rieccoci con una lezione dedicata alle famous quotations explained in their text and context, cioè cerchiamo di innestare, scusate, ciascuna di queste citazioni in un contesto che ci permetta anche di operare dei collegamenti per quanto possibile pertinenti con le insinua, le macro aree che noi abbiamo toccato. Allora, in questo secondo appuntamento vorrei parlare delle citazioni famose tratte da due short stories che fanno parte delle 15 short stories written by James Joyce, that is Dubliners, gente di Dublino. Cominciamo con la citazione There once around, no, 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 Eveline. Allora, questa citazione è tratta dalla short story Eveline, che come sappiamo è un'opera giovanile di Joyce, è un'opera nella quale Joyce ancora non sta sperimentando il monologo interiore e il flusso di coscienza, stream of consciousness. Siamo nel Ulisse, siamo ancora nel Joyce che sta sperimentando altre forme, in particolare sta sperimentando questa idea della epifania. Okay, so what is an epiphany? An epiphany is a moment of sudden revelation of a hidden or removed truth. The character, the protagonist of a short story, suddenly realizes something about his or her life. For example, Eveline realizes on the very moment she was about to embark to Buenos Aires with her boyfriend Frank, she suddenly realizes that maybe this is not what she wants to do, because she thinks back of what her mother told her on the day of her death. She was in her deathbed and she forced Eveline to make a promise. Eveline had to promise to keep the family together. Her mother knew she was about to die, and she asked her daughter, her only daughter, to keep the family together. She asked Eveline to look after her two little brothers and to look after her father. The problem is that Eveline's father was an alcoholic man. Very probably he abused her. So we can't say that Eveline's life was a happy one. Very probably she was miserable in her life. And in fact, the very opening scene of Eveline is this girl looking outside of the window, and between her and the world outside, not only do we find the window, but also some dusty curtains. These dusty curtains are some kind of element of separation between what is out there, probably a better life, the dream for a better life, probably what Frank promised to give her, a new life in Argentina, a new life in Buenos Aires. But she is on this side of the window. She is stuck into a miserable life. She lives with her brothers, with her father. The only person who brings money to their home is her. So she's the only one who works. She works, she cooks, she looks after the kids, she looks after her father, but all she is doing is some kind of a mission, what her mother asked her to do. We will never know whether this is what she truly wanted to do, or if she's just obeying a promise. We don't know. The fact is that Joyce somehow evokes a possible doubt about Frank.
Why does he want to take her to Buenos Aires? In Irish slang, going to Buenos Aires means going to visit prostitutes. So probably the new life Frank is promising her is a life of prostitution. So what might happen? Is Eveline gonna choose a life that is even worse than what she has now here today? So she will probably regret following Frank. Probably she will regret. Probably it's better for her to stay in Dublin. We will never know. But probably she is somehow divided into these two opposite decisions, and she has to make a decision. On the way to the harbor, on the way to embark to Buenos Aires, she hears a song, and this song is the same song she heard on that day when her mother was dying. And so suddenly a memory emerges, the memory of this promise. And so when she is about to go with Frank, Frank is already on board, and she's asking her, come with me, follow me, come with me. A new life is waiting for you. But she is now unable to decide. She is paralyzed, which takes us to a central theme in Dubliners, the theme of paralysis. All characters, all Dubliners, no matter what their job is, if they are men or women, young or old, they all live a paralyzed life. This is the common central theme in the 15 short stories that make up Dubliners. These characters are unable or maybe unwilling to change their life. They seem to be looking for a way out. They feel trapped. They feel trapped. Like the other main character, major character, Stephen Dedalus. His name, we find him in A Portrait of the Artist as a young man, and in the sequel to A Portrait, that is Ulysses, which is the universally known novel written by James Joyce, which makes him a pioneer in modern literature, because Ulysses is the very masterpiece written by James Joyce, because when writing Ulysses, not only did he apply what Eliot had theorized, because Ulysses follows Eliot's rules. First of all, the mythical methods. We're gonna talk about that in a minute. So Stephen Dedalus, his name is Dedalus, because like Dedalus, like this mythical character, he feels he is trapped in a labyrinth. So the only thing he can do is thinking of a way out. Well, Dedalus creates these wax wings, which enable him to fly, and to fly away from this labyrinth, from this trap. They are trapped, Daedalus and Icarus, and then they are free because they can fly. The problem is that Dubliners, people living in Dublin, the Dublin that Joyce is describing, are unable, they can't find a way out, or probably they don't want to. They don't want to. They are so spiritually weak
that they don't even find the strength to do what they seem to be willing to do. They constantly say, I don't like my life. I wish my life were better. I'd like to change my lifestyle. I'd like to move on and to move somewhere else, but they never do. They are stuck in Dublin. They can't escape that labyrinth that is Dublin. And this is deeply autobiographical, because Joyce, who left Dublin, we do know that Joyce moved to Trieste first, and then finally to Switzerland, to Zurich. She went to Paris, just like Stephen Dedalus. But Stephen Dedalus can remind us of Ntoni in Vergas I Malavoglia. Stephen escaped. He understood after an epiphany, the epiphany on the beach, he understood that living a life as a priest, devoting himself to religion, was a wrong choice. He understood, he realized, and this is what an epiphany is about. You live an epiphany when something outside you, because an epiphany is always caused by an external object. An epiphany is always caused by a song, by a flavor, a taste, like in Proust's Madeleine, à la recherche du temps perdu. Marcel Proust evokes this thinking back of the old days when his grandmother was alive, because after so many years he tastes a cookie which is exactly the same as the cookies his grandmother used to cook, used to bake. So by tasting that cookie, it is as if something that is removed, that is somehow buried inside, it is as if this something all of a sudden emerges. And it is as powerful as it was before. This memory is as powerful as reality. It is as if I live that person, that situation again, exactly in the same way. And this memory is so powerful that it affects my life. Look at Eveline. Once she remembers about the promise she made to her mother, she can't leave. She can't leave. She's paralyzed. There's something outside her, the song, because it's the same song that some Italians were singing loud, as Italians are, while her mother was dying. In fact, she remembers when her father said, "Damned Italians," because they didn't know that in that house somebody was dying. But they were outside, they didn't know that. So they kept on singing and making noise, which of course annoyed the people who were inside. The very same song she heard on the way to the dock. And when Eveline reaches the dock where Frank is waiting for her, she is paralyzed. She can't leave. Look, you don't have to say, or better, you must not say, she doesn't want to leave, because it's not clear if she doesn't want to, if she can't, if she may not, if she is starting
having second thoughts, ci sta ripensando, she's starting having second thoughts about following this man, whose name, by the way, is Frank. Is he really frank? Is he really sincere? Is he telling the truth? Or is he hiding something? Who is waiting for them in Buenos Aires? Who? Probably there are some friends of Frank's. And what kind of life is awaiting Eveline? Eveline is not a random name. Eveline is Little Eve. So this is another way of applying the mythical methods. Look at her. She is not a sinner. She's a victim. She's a victim of these two men, her father and Frank. But probably most of all, she's a victim to her mother, because the one who trapped her was her mother, because that promise is worse than a chain. She is chained to that life, to that house. She can't leave the house even though she wants to, but we don't know if she does. We don't know if she wants to leave. We don't know that. So unlike Eve, the mythical character of Eve, is the first sinner, the first human being, and it's a woman, who used her free will for the first time since God's creation. Actually the second, because the first time was Lucifer, who rebelled against God's tyranny. Vittorio Alfieri, John Milton would say tyranny. Satan is a hero, according to John Milton in Paradise Lost. Vittorio Alfieri avrebbe detto è il vero eroe, perché per Alfieri, come Shelley quando scrive The Cenci, quella ragazza come Mirra, come Aminta, che a un certo punto, pur di liberarsi, e come anche Eveline, perché anche Eveline è abusata dal padre. E potremmo fare un paragone, quindi usciamo e andiamo a vedere a cosa possiamo riferirci. Sicuramente alla figura femminile, nell'evoluzione della civiltà. Una donna che hanno voluto, a seconda dei momenti, anello di congiunzione tra uomo e Dio, una donna che ti bea, una donna che ti rende beato, è chiaro che mi sto riferendo a Dante, ma è anche una donna peccatrice e che ti induce a peccare, la cosiddetta donna danno, la donna danno, che sono uno strano anagramma. Eva, la prima peccatrice, ma la prima che si segnala per una disubbidienza, quindi in qualche modo la prima che non è nel mainstream. E potremmo fare un altro paragone. Eveline e Piccarda Donati. Come Piccarda Donati aveva deciso di condurre una vita monastica. Il fratello la costrinse a lasciare quei voti che aveva preso. Lei non voleva sposare questo rampollo della dinastia dei Neri e si dice, la leggenda racconta, che lei morì prima di essere costretta a sposare questo uomo che lei non amava. Ovviamente questo non possiamo applicarlo a Eveline, perché Eveline è un'inetta, inaptus in latino, non adatto. In inglese potremmo tradurlo unfit, il che ci porta dritti a Darwin, ci porta dritti a quella che è l'evoluzione
perché Darwin, e quindi scegliete voi se sviluppo e progresso, se scienza ed etica, se rapporto uomo e ambiente o se tutte queste cose insieme, perché ricordiamoci che questa condizione di fitness, io devo essere fit, per cui fit even to decide, e guardate che nel decidere, perché poi fondamentalmente questo è ciò in cui si estrinseca, e qui ce ne andiamo alla filosofia, cos'è che angoscia l'uomo? Il fatto che l'uomo non è governato da istinti. L'istinto è una risposta rigida ad un input esterno. Davanti alla mucca metto il covone di fieno, la mucca non deve scegliere, bruca. Le metto davanti la bistecca, la mucca la ignora. Il pulcino appena dischiusosi l'uovo sa già come deve nutrirsi. Il cucciolo di uomo, la pappa te la sputa, devi insegnarglielo tu, perché noi non abbiamo istinti. Anche Freud, che inizialmente usò instinct, dopo lo cambiò con trieb, che in inglese è drive, in italiano è impulso. Attenzione che impulso viene da pello pellis, pepuli pulsum pellere, che vuol dire spingere. Infatti da quel verbo viene espellere, propellere, spingere avanti. Il propellente di un missile, il carburante si chiama propellente. Dunque impulso, spinta, ma a differenza degli animali che sono istintuali e che quindi non hanno dubbi, l'animale non ha dubbi, l'animale è come il toro che incorna, vede rosso incorna, l'uomo davanti anche a quelli che voi definite istinti può abbandonarsi. Perché Freud dice che noi siamo perversi polimorfi? Avete mai sentita questa definizione fondamentale di Freud? L'essere umano è perverso polimorfo, nel senso che solamente io posso fare l'amore con un tacco a spillo. Non è dato ad un toro e una mucca di guardarsi reciprocamente il sopracciglio, un bicipite. Io posso essere attratto da un bicipite, da un sopracciglio, da una bella gamba. Può attrarmi una gamba sottile di donna, una gamba potente di un uomo. Queste sono delle perversioni polimorfe, polymorfè in greco, che assumono tante forme. Io posso essere, ecco perché Freud dice la perversione non è ciò che facciamo in camera da letto, quello è come un gioco surreale. Quella non è perversione, quelle fantasie, quel gioco surreale fatto delle abitudini, delle fantasie erotiche, sessuali, quella non è perversione, è un gioco surreale. Abbiamo sentito di ex presidenti del Consiglio che facevano vestire da suora certe donnine allegre che visitavano la loro villa. Mi sembra che questa cosa sia oramai definita, una volta una la fece vestire da Ronaldinho, quindi vedete un po' a che livello Ronaldinho, che non è che abbia una dentatura bellissima, non so se ve lo ricordate Ronaldinho, comunque, cioè non lo so che razza di perversione sia, però quelle sono le perversioni, cioè, ma noi esseri umani abbiamo anche un'ultima arma che Freud chiama la sublimazione. Cioè, se io sono attratto da qualcuno, io non sono un animale che istintivamente vado e me lo prendo, anche con la violenza, no. Io le posso anche dedicare una canzone, una poesia, preso da questo movimento erotico, io posso anche sublimarlo e scriverci la Divina Commedia. Un amore non corrisposto può diventare propellente
perché io lo traduca in altro. Va bene? Cioè, ecco perché si parla spesso della ferita dell'artista, cioè una vita appagata, come quella degli edonisti, come quella di Dorian Gray, una vita da perverso, come Henry Wotton, il perverso pedagogico, perché ricordatevi che Henry Wotton è pedagogico con Dorian Gray, come tutti i perversi. Il perverso ti insegna, il perverso è il maître de la jouissance, è il maestro del godimento. Il perverso ti insegna come si gode ed è perverso perché si rivolge a chi questa maîtresse, questa padronanza non ce l'ha. Te lo insegno io, così è Henry Wotton. Venga, signor Gray, glielo dico io come si vive. Però, alla fine, cosa dirà Dorian a Henry? I am what you wanted to be and what you did not dare to become. Io sono quello che tu volevi diventare, ma che non hai mai avuto il coraggio di praticare, perché poi c'è anche questo nei vari D'Annunzio. D'Annunzio invece il coraggio ce l'aveva. D'Annunzio ce l'aveva, D'Annunzio non si è negato nulla, D'Annunzio forse, ma come del resto anche Oscar Wilde. Oscar Wilde è stato ai lavori forzati per 2 anni, perché cosa? Per aver amato un ragazzo, cioè è follia questa. Come Alan Turing, a cui tutti dobbiamo essere grati perché lui ha inventato l'enigma, la macchina che decifrava i messaggi della Luftwaffe, dell'SS. E infatti l'Inghilterra ha chiesto scusa per il fatto che l'omosessualità è stata reato fino a qualche tempo fa. Cioè questo ha fatto l'Inghilterra, quindi altro possibile collegamento, Alan Turing, non so se sapete chi sia, indagate. Allora, penso che abbiamo esaurito la citazione Eveline. L'altra citazione joyciana. We are in a hotel room to a married couple, Gabriel Conroy and his wife Greta are discussing, chatting, talking after a Christmas party, some kind of Christmas party. They had gone to Gabriel's aunt's house to celebrate Christmas, New Year's Eve. We are close to the religious feast of the Epiphany. Epiphany. Niente è per caso in Joyce. Cioè siamo a ridosso del 6 gennaio, quando Cristo fenomai apparire e di emergere, quando Cristo emerge, quando Cristo si mostra per la prima volta a The Three Magi, come si pronuncia, i 3 re magi. Eliot ci ha scritto un'opera che si chiama The Journey of the Magi, il viaggio dei magi, l'Eliot dopo la conversione, perché ricordiamoci che l'Eliot famoso, quello della Terra Desolata, è l'Eliot nichilista, depresso, melanconico di un mondo che non c'è più, perché non aveva ancora trovato il rimedio a tutto ciò, il rimedio offerto dalla religione. Lui si convertì all'anglicanesimo ed ecco che scrive i 4 quartetti, The Four Quartets, scrive The Journey of the Magi, dove proprio ecco l'incanto per lui del Cristo. Quindi quel Messia, possiamo dire una cosa, Godot è arrivato per lui, ha smesso di aspettarlo. A differenza di Didi e Gogo, Eliot lo ha visto il suo Godot, il Cristo, che quindi gli ha ridato senso, come Manzoni, come Manzoni. Il prima della conversione, il dopo la conversione. Ricordatevi l'innominato, che vedendo Lucia pregare ha un'epifania pure lui.
e si converte, il terribile innominato dei Promessi Sposi, si converte. È vero, vi ricordate queste cose? Benissimo. Allora, questa, come sempre dobbiamo fare, introduciamo per correttezza politica al resto degli astanti a cosa si riferisce questa citazione. Siamo nella parte finale di un'altra delle short stories contenuta in Dubliners. Questa short story si chiama The Dead, i morti, e troviamo questa coppia che sta discutendo del perché la moglie Greta è improvvisamente durante la festa divenuta talmente malinconica, talmente triste, che in albergo resiste alle avance che il marito Gabriel le sta facendo e dice praticamente: non è il caso, questa sera non me la sento, sono molto triste, e lui vuole sapere perché. E quindi lui, Gabriel, sta per la prima volta entrare in contatto con una parte della moglie che lui non sapeva esistesse. Quindi, for the first time in Gabriel's life, Greta looks like a perfect stranger, as if there's a part of her that she has never even thought it existed. Because what are they talking about? After hearing a song, because even Greta hears a song during the party. The Lass of Ogrin is the name of this song. It's an old Irish song, as usual. She, all of a sudden, she gets sad, so sad that she wants to leave the party. She wants her and her husband to go back to the hotel room where they are staying, and she is blue. Blue, she's blue. In inglese she's blue, è come se il colore fosse uno stato dell'animo. She's blue. And Gabriel feels this sadness, this misery that she's suffering, and asks her the reason why she's so sad now. And she confesses, she admits to be thinking back of her first love, a boy, a young man. She used to know when she was really young. This man was Michael Fury, and she says she was my first love. She used to sing that song because she was a singer, she was an artist, and Gabriel asks her where she is now, and she says she died a few years ago. And so Gabriel asks her, and what did she die of? It sounds a normal question, a trivial question. The answer is important because she says she doesn't say what she died of. She didn't say she died of pneumonia. She says, I think she died for me. And this is an epiphany to Gabriel, because hearing that out there are people who can live and die for someone, for something, for an ideal, for an idea and an ideal. In this case, for a love, for a person. And Gabriel starts thinking of his life, and she realizes, so once again, something outside the character forces the character to look at himself, herself, and find out how empty, how meaningless his or her life is. Gabriel suddenly realizes that
all she has been building through the years, she has become a famous journalist. She's a famous teacher, a university professor, but his life does not fulfill him. He feels his life is empty. And the very end of this short story is a description of what Gabriel feels watching the snow falling upon the city of the living and the city of the dead, because outside the hotel there's a churchyard, there's a cemetery, and the fence which should divide the cemetery from the city, so the city of the dead from the city of the living, has been covered with snow. So it's impossible to distinguish between dead people and living people. So it is as if Michael Fury, who is physically dead, is the only one who is spiritually living. He is the only one who has truly lived. On the other hand, Gabriel, who is physically living, he's a living man, is spiritually dead. Probably he never truly lived. E questo ci porta alla crisi delle certezze, sicuramente, perché c'è crisi delle certezze quando c'è un terremoto che mina alle fondamenta delle certezze. È la teoria 1 nessuno 100.000. Non c'è più una verità con la V maiuscola, non c'è più una capital T truth, ma noi abbiamo infinite interpretazioni che quindi ci portano a 100.000 interpretazioni e quindi a nessuna verità. È finito il tempo della verità una e una soltanto. Ora siamo nel tempo della ermeneutica, siamo nel tempo della interpretazione, siamo nel tempo di Popper, siamo nel tempo del falsificazionismo, siamo nel tempo in cui si ammette la falsificabilità. Poi mi direte, ma questo è ciò che muove la scienza. È verissimo. C'è una frase di Popper che mi piace ricordare essere il mio compito di italiano della maturità scientifica 1989, che era una citazione di Popper, io scelsi quella, la quarta traccia, quella filosofico-scientifica, che diceva: il sentiero della scienza è lastricato da teorie un tempo ritenute valide e poi rivelatesi false. Il discorso è: butto a mare la teoria dell'atomo a panettone perché poi è stata superata da Rutherford, da Bohr, butto a mare il processo che ha portato a partire dal pensare all'atomo come un tutto pieno. Poi a poco mi sono accorto che era più cavo che pieno, perché vedevo che i raggi alfa che sparavo lo oltrepassavano. Come mai? Quindi è un vuoto. E allora me lo immagino come un modello ad orbite. Poi però anche il modello ad orbite, con Heisenberg che dice: come ti permetti di pensare di poter determinare traiettoria, velocità, dove si trova in questo momento l'elettrone? Scordatelo. Devi accontentarti di una regione di spazio dove probabilmente c'è il doppietto elettronico e lo devi chiamare orbitale, quindi che poi quella è la probabilità con cui tu trovi quell'elettrone è una funzione psi, che poi sapete quella funzione di che cos'è funzione? Dei numeri quantici, n, l, m di spin, quindi il numero quantico principale,
il numero quantico magnetico, il numero di spin, quella funzione, sostituendo i valori ed elevando al quadrato il risultato che vi avete ottenuto, psi quadro, psi è così il simbolo, quella è la probabilità di trovare l'elettrone. Quindi, ma tornando a noi, è giusto demolire, demonizzare, porre nel nulla le teorie un tempo ritenute valide? No, perché la scienza procede così, per superamento. Quindi, come quando Nietzsche dice i valori si svalutano, bene, perché se i valori non si svalutassero saremmo ancora nel Neolitico, avremmo ancora i valori dell'età della pietra. Allora, che i valori si svalutino mi va benissimo, che ciò che oggi si ritiene giusto poi viene falsificato, perché ragazzi è come in amore, l'amore è come la verità. Io non devo sposarti e quindi possederti per contratto. Il mio amore per te e tu per me è come la verità. Resiste fino a quando quell'amore è più forte di ogni possibile amore che io possa incontrare nella mia vita. Un giorno incontrerò un amore più forte, una verità più forte di quella che sei tu, e io non ti amerò più, perché l'amore per te cessa di essere tale, cessa di essere verità, retrocede a ex verità. Di verità adesso ce n'è un'altra, ma è il metodo socratico. Quando Socrate diceva io sono come il vasaio che ha un anello metallico, io vado vicino ai vasi e batto con questo anello metallico per vedere sono di metallo o sono di creta. Si reggono in piedi. Episteme, epistemologia è lo studio dei fondamenti della scienza, cioè sta in piedi da sola questa teoria o crolla sotto i colpi delle mie domande, diceva Socrate, cioè dobbiamo andare indietro, dobbiamo andare all'inizio. Chiudo ricordandovi, abbiamo nominato Frank, un sinonimo di franco è sincero. Sincero viene da sine cera. I romani avevano paura che certe colonne dei templi fossero taroccate, cioè che dentro fossero vuote, riempite di cera. Allora, quando andavano a fare il carotaggio per vedere questa colonna è di marmo o l'esterno è di marmo ed è come il cornetto algida, che l'esterno è cono e dentro è cera, ecco, sine cera. Allora la sincerità, va bene? Quindi crisi delle certezze è la prima cosa che mi viene in mente, ma è sufficiente, perché con crisi delle certezze, cioè ragazzi, io chiuderei veramente dicendo che lì potete collegarvi a tutto, perché il nostro percorso di scienziati, immunologi, è un immenso mettere in crisi le certezze, perché è questa la benzina della scienza, e la scienza non ne ha paura, perché udite, udite, anche qualora io mi accorga che la scienza sta dicendo qualcosa di falso, sapete a chi devo andare a ricorrere per chiedere aiuto? Alla scienza stessa. Quindi la scienza non perde mai, perché anche quando io scopro che una teoria è falsificabile, io non faccio crollare la scienza, vado sempre da lei a dire tu mi hai detto questo, adesso tu mi devi aiutare a cercare la vera